Italiano con Eli. Vi capita di non sapere quando utilizzare la preposizione di e quando utilizzare da? Lo vedremo nel video di oggi. Dopo questo video vi assicuro che non avrete più dubbi. Ma che cosa sono le preposizioni? Preposizione letteralmente significa porre prima, ovvero mettere prima. Le preposizioni sono collocate prima dei nomi e la loro funzione è quella di indicare il rapporto tra le parole, il tipo di relazione esistente tra le parole. Cominciamo ora dalla preposizione da. Innanzitutto da si utilizza con il moto da luogo, ovvero la provenienza. Esempio, io vengo dall'Italia e tu da dove vieni? Oppure in modo formale la domanda potrebbe essere e lei da dove viene? Ricordiamoci che quando indichiamo la provenienza dobbiamo usare il verbo venire più la preposizione da, seguita dall'articolo dello Stato o della nazione. Esempio, vengo dalla Cina, perché avremo da più la, l'articolo di Cina è la, o per esempio anche vengo dagli Stati Uniti. In questo caso avremo da più gli. Un altro uso di da è con il moto a luogo, in questo modo lo spostamento è verso un luogo, con nomi di persona e pronomi. Mi spiego. Per esempio si dice vado da Paolo. Paolo è una persona, sto utilizzando un nome di persona e quindi dovrò usare la preposizione da. Stessa cosa se dico vado da lui oppure vieni da me. In questo caso sono dei pronomi. Anche con i pronomi, quando c'è lo spostamento verso un luogo, dovremo usare la preposizione da. Stessa cosa accade per esempio con parrucchiere. Vado dal parrucchiere. In realtà in questo caso coincide perché il mio parrucchiere si chiama Paolo. Comunque posso anche dire vado dal macellaio, ovvero ogni volta che utilizziamo dei nomi che stanno a indicare persone che svolgono una certa professione, dovremo utilizzare da. Molti nomi che finiscono per esempio in aio, come vi dicevo, macellaio o benzinaio, oppure in ore come direttore, o ancora iere come salumiere o ista, come per esempio farmacista, stanno proprio ad indicare persone che svolgono un certo lavoro. In tutti questi casi ricordate di utilizzare da. Da come preposizione di tempo esprime un tempo continuato, ovvero un'azione che continua ancora. Per esempio, da quanto tempo nevica? Nevica da ieri. E tra l'altro è vero, perché qui c'è un sacco di neve in questo momento. Oppure, altra domanda, da quanto tempo studi l'italiano? Lo studio da un anno. La preposizione da serve anche per indicare il fine di qualcosa, ovvero a che cosa serve. Esempio, di giorno porto gli occhiali da sole. Si dice così perché questi occhiali hanno la funzione di riparare gli occhi dalla luce del sole. Oppure ancora, mi lavo nella vasca da bagno, cioè quella vasca che serve proprio per fare il bagno. Ho comprato dei bicchieri da vino, ovvero la cui funzione è quella di mettere il vino. Vedremo che i bicchieri da vino sono una cosa diversa rispetto ai bicchieri di vino.
Da è la preposizione che si usa anche con la forma passiva. Attenzione quindi, perché in inglese usiamo la preposizione by, in spagnolo por, ma in italiano è da. Mi spiego. Se in modo attivo dico io leggo il giornale, la forma passiva diventa il giornale è letto da me. Passiamo ora alla preposizione di. Vediamo una cosa importante. Essere di più città sta a indicare il luogo dove sono nata, ovvero dov'è la mia origine. Nel mio caso sono italiana di Trento. Trento è una città che si trova nel nord Italia. E tu di dove sei? Scrivimelo nei commenti. Scrivetemelo qui sotto, vi assicuro che io non ho mai mangiato i miei studenti, perlomeno fino ad oggi. La preposizione di serve anche per esprimere la materia. Esempio, questa maglia è di lana, oppure quella cravatta è di seta. Il signore vorrebbe bere un bicchiere di vino. Vedete la differenza tra bicchiere da vino per distinguerlo dal bicchiere da acqua e il bicchiere di vino nel quale invece il vino è contenuto? Sono aspetti importanti. Di viene anche usato con le espressioni di tempo, per esempio di mattina, di pomeriggio, di sera, di notte. Per esempio, a me non piace studiare di sera, preferisco farlo di mattina. Oppure, non mi piace guidare di notte. Di si usa anche con l'età. Esempio, è un uomo di 45 anni, oppure ho bevuto un Chianti di 10 anni. La preposizione di serve anche per indicare argomento. Esempio, ho comprato un bel libro di poesie. Oppure, in Italia si parla sempre di politica. Ora che abbiamo visto gli usi principali di da e di, facciamo un po' di pratica. Vedremo 10 frasi, dovrete cercare di capire qual è la preposizione che deve essere inserita. Cominciamo con la prima proposizione. Sono in Trento. Che cosa inseriamo? La preposizione di, perché abbiamo detto sono di, indica dove siamo nati, indica l'origine. Seconda frase. Domani dovrò andare in medico. Cosa mettiamo? Dovrò andare dal medico. In questo caso medico è una persona. Ricordate che quando c'è moto a luogo verso una persona usiamo sempre da. In questo caso da più il, uniamo quindi l'articolo, forma la preposizione articolata dal. Terza frase. Le mie scarpe sono in cuoio. Le mie scarpe sono di cuoio, è il materiale di cui sono fatte. Numero 4. Tiffany è una gattina anno e mezzo. Tiffany è la mia gattina ed è bellissima. Tiffany ha 1 anno e mezzo. Cosa inseriamo? È una gattina di 1 anno e mezzo. Con l'età usiamo di. Quinta frase. Questo è un proverbio. Rosso sera, bel tempo si spera. Rosso
di sera. Vuol dire che quando la sera vediamo un bel tramonto, vediamo il cielo rosso, molto probabilmente il giorno dopo ci sarà il sole. Continuiamo con la sesta frase. Marta ha comprato un bel vestito sposa. Ciò significa che Marta si sta per sposare. Quale preposizione inseriamo? Di o da? In questo caso è da, perché un vestito da sposa è proprio quello che ha la funzione di vestire colei che sta per sposarsi. Settima frase. Vieni me a cena? Vieni da me a cena? Sempre moto al luogo, anche quando c'è un pronome usiamo la preposizione da. La dolce vita è stata girata Fellini. In questo caso è una passiva. Sarà quindi da Fellini. Numero 9. Mia cugina è tornata ieri Londra. Di o da? La risposta corretta è da Londra, perché indica provenienza, moto dal luogo. E per finire, decima frase, il negozio il lunedì apre solo pomeriggio. Il negozio apre solo di pomeriggio. Allora, come va con le preposizioni? Riuscite un po' meglio a distinguere quando utilizzare da e quando utilizzare di? Spero di sì, spero che il video vi sia piaciuto e che soprattutto l'abbiate trovato utile. Se così fosse, vi chiedo di mettere un mi piace a questo video, prendete in considerazione l'idea di iscrivervi al mio canale. Ricordate che pubblico un video ogni sabato, in questo modo non ne perderete nessuno. Vi ringrazio per aver guardato questa lezione e ci vediamo nella prossima. A presto!